Nel primo volume del corso di pianoforte moderno ci siamo dedicati interamente agli accordi di triade, quindi gli accordi formati soltanto da 3 note. Nel secondo corso affrontiamo invece gli accordi di quadriade, ovvero accordi di settima, che sono accordi un pochino più difficili, ma anche più ricchi, più interessanti e si usano per suonare un repertorio più vasto. Per cominciare vediamo dunque un po' di teoria, come si scoprono, come hanno origine gli accordi di settima. Per scoprirlo armonizziamo la scala maggiore, prendiamo come esempio la scala di Do maggiore sul pianoforte formata tutta da tasti bianchi. Suonando esattamente queste note, quindi soltanto le note della scala di Do maggiore, sovrapponiamo le note 4 alla volta, quindi prendiamo una nota di partenza che chiamiamo fondamentale e poi sovrapponiamo la terza, la quinta, la settima nota, quindi saltiamo la seconda, la quarta e la sesta. Andiamo sulle note dispari, prima, terza, quinta e settima. Sul primo grado, sulla prima nota della scala, troviamo questo accordo. Andiamo adesso ad analizzare questo accordo. Si tratta di una triade maggiore, Do Mi Sol, alla quale abbiamo aggiunto una settima che chiamiamo settima maggiore. Questa settima la chiamiamo maggiore per 2 motivi. Intanto perché è costruita, dista 2 toni dalla quinta giusta. Abbiamo però anche un secondo modo per misurarla, che è quello di confrontarla con l'ottava. Vediamo che questa settima, se suono soltanto le 2 note, sono Do e Si, l'intervallo di settima è il più grande possibile, ovvero non può crescere, perché se io lo faccio crescere vado a finire sull'ottava. Quindi possiamo dire e affermare che quando la settima sfiora l'ottava si tratta di una settima maggiore, è la settima più grande che c'è, non può salire ancora. Questa è una settima maggiore. Perciò l'accordo del primo grado, quindi sulla prima nota della scala, è un accordo triade maggiore più settima maggiore. Questo accordo viene siglato Maj 7, a indicare appunto la settima maggiore. Do Maj 7. Se faccio lo stesso procedimento partendo dalla seconda nota della scala, Re, avrò le note Re, Fa, La, Do. In questo caso la triade è minore, Re, Fa, La. Triade minore. Anche la settima è minore, perché questa nota Do non è la settima più grande che c'è, non sfiora l'ottava. Infatti per arrivare all'ottava Re, da Re a Re, c'è un'altra nota nel mezzo, il Do diesis. Quindi questa sarà la settima minore, è una settima che dista un tono dall'ottava. Re minore con la settima minore. Nelle sigle la settima minore si indica solo con il numero 7, quindi qua scriverò Re minore settima oppure DM7. Vado avanti sul terzo grado. Anche in questo caso abbiamo una triade minore, Mi Sol Si, e una settima minore, anche questa settima dista un tono dall'ottava, quindi è una settima minore. Mi minore settima. Ancora sopra, quarto grado. Qua ho di nuovo una triade maggiore, Fa, La, Do, alla quale ho aggiunto la settima. Provo a pensarci da solo. Questa settima è maggiore perché sfiora l'ottava, non può crescere di più, quindi questa è una settima maggiore. Fa maggiore, settima maggiore. Gli accordi del primo e del quarto grado hanno entrambi la settima maggiore. Sono entrambi 2 triadi maggiori con la settima maggiore. Invece l'accordo del secondo e terzo grado sono 2 accordi minori con la settima minore. Bene, vediamo cosa succede sul quinto grado. In questo caso ho un accordo che è in qualche modo intermedio, perché la triade è maggiore, Sol, Si, Re. La settima è però minore. Il Fa dista un tono dall'ottava, quindi è una settima minore. Andiamo ancora avanti sul sesto grado. La Do Mi Sol, triade minore, la Do Mi, e settima. Come sarà questa settima?
Di nuovo è una settima minore perché dista un tono dall'ottava. Sul settimo grado della scala abbiamo una triade diminuita Si, Re, Fa, un accordo dissonante, e una settima La che è ancora una volta una settima minore perché dista un tono dall'ottava. Si, Re, Fa, La. Questo accordo lo chiamiamo accordo minore settima quinta bemolle, quinta diminuita, quindi è un accordo minore, la terza è minore, la settima è minore, la quinta è diminuita. Si chiama anche, per velocizzare, accordo semidiminuito. Riepilogando, abbiamo trovato 4 diversi tipi di accordo. Sul primo e quarto grado una triade maggiore con la settima maggiore. Sul quinto grado una triade maggiore con la settima minore. Sul secondo, terzo e sesto grado c'è un accordo minore con la settima minore e sul settimo grado c'è l'accordo dissonante, ovvero triade diminuita, settima minore. Questa è l'origine degli accordi di settima. Nelle prossime lezioni faremo alcuni esercizi sugli arpeggi, in particolar modo per imparare bene a suonarli, saperli suonare in tutte le tonalità e con le diteggiature giuste. Questa però è la teoria che c'è alla base, cioè l'origine degli accordi. Gli accordi sono ricavati proprio dalla scala, è la scala maggiore che genera questi diversi accordi di settima. Dovresti memorizzare bene la posizione degli accordi, quindi primo e quarto Maj 7, il quinto accordo di dominante, secondo, terzo e sesto all'accordo minore settima, settimo grado accordo semidiminuito. Questo è molto importante perché poi questi accordi si congiungono, si legano per formare le cadenze, le progressioni armoniche e poi alla fine le canzoni, i brani musicali. In questo caso abbiamo armonizzato la scala di Do maggiore, quindi non abbiamo alterazioni, tutti i tasti bianchi del pianoforte. Lo stesso procedimento però può essere messo in atto anche su una scala diversa. Ad esempio prendiamo la scala di Fa. La scala di Fa maggiore ha il Si bemolle. Evidentemente anche gli accordi ricavati dalla scala di Fa maggiore avranno il Si bemolle, quindi sul primo grado avrò Fa, La, Do, Mi, primo grado della scala di Fa, sul secondo grado avrò Sol, Si bemolle, Re e Fa. Sul terzo grado avrò La, Do, Mi, Sol, sul quarto grado ancora Si bemolle, perché la quarta nota della scala di Fa è il Si bemolle, non il Si naturale, e così via gli altri accordi. Quindi l'ordine è sempre il solito però, perché armonizzando io una scala maggiore avrò sempre sul primo grado un accordo Maj 7, sul secondo e terzo 2 accordi minori settima, ancora accordo Maj 7, accordo di dominante sul quinto grado, quindi triade maggiore settima minore, di nuovo un minore settima sul sesto grado e sul settimo grado l'accordo diminuito con la settima minore. Quindi la sequenza è sempre la solita, cambiano le note perché ho cambiato scala, sto usando la scala di Fa che ha il Si bemolle. Quindi qualunque scala genera 7 accordi, qualunque scala maggiore, purché sia una scala maggiore, genera 7 accordi esattamente in questo ordine. Per questa lezione ci fermiamo qua, era giusto un ripassino appunto di teoria, se è una cosa che non hai mai affrontato, è importante conoscerla. Se hai domande puoi scriverle nei commenti alla lezione. Ciao, a presto!